Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo vlog. Quest'oggi mi trovo al lago Le Chiarine. Ho deciso di venire qui perché sto facendo una campagna di pesca molto difficile in un lago di alta montagna. In 17 notti in primavera ho preso una bellissima regina, anche se il mio target sono le sue specchi, ma quando si ha a che fare con pesci del genere quello che viene bene. Ho approfittato quindi della stagione di chiusura della carpa per venire a farmi una pescata qui, una pescata diversa. Mi è stato detto che l'acqua è salmastra e il fondo è prevalentemente fangoso, di un fango anossico e privo di alimento, e bisogna cercare delle zone di duro, che sia sabbia o ghiaia, per presentare al meglio la nostra esca e trovare dei punti di interesse per il pesce. Quindi non mi perderò in chiacchiere ed inizierò a fare subito un bel plumbing. Ho un bel canneto sia sulla mia sinistra che sulla mia destra. Penso di puntare il canneto sulla mia sinistra perché fa una bella punta, e magari cercare un'area più centrale dove pasturare in maniera più ingente e pescare magari a boilies. Metterò la canna più bassa verso la punta a tiger e le altre due penso di mettere nella stessa zona a boilies, ma ecco, non mi resta che andare a sondare e vedere cosa mi offre la mia postazione. Eccomi qui, sono arrivato al secondo giorno. Ieri purtroppo sono arrivato tardi e non ero neanche in gran forma perché il giorno prima ho avuto un'intossicazione alimentare, un'influenza intestinale, non so bene cosa, e non sono stato bene per niente. Non ho dormito praticamente niente e ho deciso per questo di partire nel pomeriggio e verificare il mio stato di salute prima di mettermi alla guida. Fortunatamente mi sono ripreso e sono venuto qui, quindi ho fatto giusto una breve introduzione, ma non ho approfondito perché appunto tra una cosa e l'altra si sono fatte le 6 e dovevo sondare, aprire la tenda e fare tutto. Infatti ho finito verso le 10 di sera. Comunque i punti dove pensavo di pescare si sono confermati ottimi, perché all'altezza della punta che ho sulla mia sinistra c'è un buco nel canneto e da quel buco nel canneto posso andare a piedi a pasturare. Quindi ho deciso di mettere una canna su quel buco, anche perché fa una specie di ansetta e il fondo sotto è piatto e ghiaioso, a differenza di altri sottosponda che sono più ripidi, quindi è un punto perfetto. Le altre due canne invece le ho messe appena dopo l'inizio dell'ansa che ho sempre sulla mia sinistra, quella che poi fa punta, e a una cinquantina di metri. La punta è 80 metri, le altre due canne ce l'ho a una cinquantina di metri. Praticamente il fondale dopo la fine del gradino della sponda opposta spiana e è abbastanza sabbioso, ma è duro. È una sabbia dura come quella delle sponde, non è quel fango anossico. Dopo inizia un po' di ghiaia, come se fosse una specie di stradina, e poi c'è una gravel bar, come la chiamano gli inglesi, praticamente un rialzo di ghiaia che poi è il continuo dell'inizio dell'ansa, che fa un'altra specie di puntarella, e quindi c'è questo dosso di massi anche più grandi. E io ho messo le canne subito dopo il dosso in modo che la lenza sia ben stesa, e quindi ho pescato la parte oltre il dosso rispetto alla mia postazione, e subito dove spiana c'è questa stradina di ghiaia. La canna sulla punta, appunto, dopo aver sondato con un piombo secco, l'ho sostituito con un marker e sono andato a piedi a pasturare. È importante non andare a occhio perché appunto mi sembrava di lanciare leggermente sulla destra della piattaforma, diciamo, del buchetto nel canneto, e invece andando lì il marker float si trova in un'altra posizione rispetto a quella che credevo. Quindi almeno per la prima pasturazione è fondamentale avere un riferimento. Ovviamente ho clippato con i miei distance sticks e sono 22 giri e 8, e ho messo un riferimento sui distance stick proprio per avere il punto preciso dove clippare, non essendo appunto un giro completo. Fortunatamente quel punto mi vale anche dalla parte opposta per le altre canne, che sono 13 giri e 2.
47 metri e qualcosa. Sulla canna, quella lì sulla punta, ho pasturato solo con delle Tiger Nut e ho innescato 2 Tiger Nut bilanciate al mio amo su uno slip di rig. E mentre le altre 2 canne ho fatto un bel letto di pastura con un misto di Tiger Nut, Hotfish Garlic da 16 mm e Let's Play da 16 mm, e ho innescato su una Let's Play da 16 bilanciata da un chicchetto di mais finto e un pochino di sughero, sull'altra un Hotfish Garlic sempre nello stesso identico modo. E su queste 2 canne ho fatto una pasturazione più ingente con lo Spomb ed ho fatto un mix che avrete già visto nei miei video precedenti. Ho messo delle Tiger, dell'Hotfish Garlic e delle Let's Play da 16 mm, della canapa, del mais in scatola e abbondante liquid food, perché comunque penso che se i pesci navigano negli strati più superficiali d'acqua, su queste 2 canne c'è un po' più di acqua, quindi creare un'attrazione sulla colonna può portare i pesci a scendere e ad alimentarsi sulla nostra zona di pasturazione. Questa notte, verso mezzanotte, ho avuto la mia prima partenza. Purtroppo l'ho slamata perché si è andata a infilare nel canneto. E ho fatto un errore pensando che partissero più verso l'esterno, ho lasciato la frizione leggermente aperta, invece è stato un errore. Dopo aver slamato quel pesce, quindi ho chiuso la frizione e verso le 2 ho avuto una partenza sempre sulla stessa canna. E è risultata in una bella carpa sui 10 kg, una bella regina combattiva. Ho avuto altre 2 partenze su quella canna, però di pesci più piccoli, e la stanchezza e la taglia esigua dei pesci mi hanno portato a non fare le foto o video e li ho rilasciati immediatamente. E la mattina mi si sono mosse anche le canne fonde ed ho fatto uno storione sui 10 kg. Non sono un amante del genere, quindi anche quello erano verso le 5 di mattina e l'ho rilasciato senza foto. Oggi pomeriggio invece è iniziato il panico. Intorno alle 4:30 parte la canna sulla punta e quella a ridosso del canneto, e dopo un combattimento estenuante, una carpa da una forza mostruosa, era veramente tanto tempo che non facevo un combattimento così lungo, diciamo intorno alla mezz'ora senza esagerare, una Specchi 17 kg spettacolare. Non appena la slamo, la metto un secondo in sacca e rilancio subito la canna in modo da sfruttare il momento buono. Tolgo il pesce per fare le foto, inizio a fare il video e come vedete nel video parte la canna mentre sto facendo il video al pesce. Rimetto il pesce in acqua al volo, ferro, che la stessa canna è partita, e dimostra l'importanza di rilanciare subito una canna quando si ha una partenza, prima di fare qualsiasi cosa, perché si può avere subito un'altra partenza. Mentre combatto questo pesce finalmente si muove anche una delle canne fonde e quindi mi trovo con un pesce in sacca, uno in canna e un altro che parte sul pod. Con non poche difficoltà, vista la combattività di questi pesci, riesco a portare in guadino prima una bella reginotta, sempre intorno ai 10-11 kg, e poi un'altra Specchi meravigliosa poco sotto i 17 anche questa, e l'altra era poco sopra, questa è leggermente sotto. Quindi momenti di panico, ovviamente viste l'entità delle partenze, il caldo e tutto, non ce l'ho fatta a rilanciare subito le canne, e anche perché non volevo lasciare i pesci in sacca con questo caldo, le foto vanno fatte il prima possibile. Se è un pesce e si tratta di rilanciare una canna clippata ci vuole 2 minuti, ma quando iniziano a essere 3 canne, quindi rimango con solo una canna dentro l'acqua e faccio le foto. Finito il marasma ho rilanciato tutto e ho trovato adesso il tempo di farvi questo aggiornamento. Comunque diciamo 2 giorni intensi, vediamo cosa mi regalano i prossimi giorni e vi aggiornerò anche un po' sulle tecniche, i terminali, la pasturazione. Spero di avere un po' di tempo per scendere un po' più nei dettagli. Uno spettacolo veramente. Primo pesce di oggi, anzi il secondo, il primo l'ho ributtato, era una carpetta, ma questo è stato un combattimento spettacolare e veramente soddisfatto. Mi sembra anche che ho visto in foto questo pesce e mi sarebbe piaciuto prenderlo con queste squame, penso proprio sia lei. Mi sta anche suonando l'avvisatore e perfetto.
mentre stavo facendo le foto all'altra specchi, alla specchi che ho preso prima, come potete sentire dal video è partita anche un'altra canna. Questa volta era quella sulla zona pasturata a Boilies, con una Hot Fish and Garlic da 16 mm, una bella reginotta, e appena ho ferrato questa è ripartita la canna con le Tiger Marginal che avevo rilanciato immediatamente, quindi è stata una mezz'ora di fuoco con un pesce nella sacca, perché prima di fare le foto ho dovuto mettere il pesce di prima nella sacca e 2 pesci nel guadino, insomma 3 pesci nel giro di mezz'ora non è poco. Ora faccio le foto a questa, a quell'altra e mi sbrigo a rilanciare le canne. Ed ecco qua la terza della tripletta, poco sotto i 17 kg, la prima faceva 17 e la reginotta avrà fatto sugli 11 kg. Veramente pesci belli, un paio di scatti e via in acqua. Questo è il terminale che sto usando e che mi sta rendendo in questa pescata, è il mio solito slip di rig, un po' di pasta al tungsteno al centro, Camo X da 35 libbre, 18-19 cm, un anti-tangle sleeve della linea Connection, un Apex Medium Curve del 4 come amo, una mini hook ring swivel sempre della linea Connection, un piccolo pezzo di shrink tube Connection o termorestringente che dir si voglia, e un po' di pasta al tungsteno rock bottom per tenere il terminale steso. In questo caso sto pescando con una doppia Tiger bilanciata da un sugherino interno, mentre sulle altre 2 canne ho su una Let's Play da 16 mm e su un'altra una Hot Fish and Garlic, entrambe bilanciate da un chicco di mais pinto pop-up. Anche la seconda notte di pesca è passata e questa volta è passata in maniera molto quieta. Da una parte meno male, perché io avevo bisogno di riposo, visto che venivo da questo malanno e visto che la prima notte non ho dormito quasi niente, e poi ieri sto tutto il giorno al sole, mi sono anche bruciato perché come un cretino non ho preso la crema, che è una cosa fondamentale. Io esorto tutti a portare la crema solare a pesca perché a lungo andare può portare a problemi gravi non proteggersi. Comunque ecco, questa notte è passata in maniera molto tranquilla e ho deciso appena sveglio, nonostante fosse ancora un orario buono e di solito in quell'ora non tocco mai le canne, di rilanciare la canna sul canneto a Tiger Nut, perché quando si pensa che si avrebbe dovuto avere una boccata ma non si è avuta, secondo me rilanciare la canna è una cosa buona, perché potrebbero esserci stati problemi nella presentazione di garbuglio, il nostro amo potrebbe essersi posato sotto qualche detrito oppure essersi impuntato su qualcosa, quindi per eliminare tutte queste variabili è meglio rilanciare, anche se l'ora non sarebbe la più adatta, appunto. Le altre 2 canne le ho lasciate così, ma penso che nella giornata di oggi lascerò solo una canna su quella zona pasturata e sposterò l'altra canna in un altro punto del canneto, visto che sono quelle che hanno prodotto il 90% dei pesci e anche le più grosse, quindi diciamo che quella zona lì non è stata premiata. La regina che ho preso espelleva molte delle mie esche, quella sulle canne fonde, però comunque una cattura non è abbastanza per lasciare 2 canne in uno spot. Pensavo di riuscire a costruire uno spot con più partenze. Se questo dovesse accadere potrei sempre rispostare una canna in quella zona. Di pesce ce ne abbiamo fatto, ora speriamo in una vera big. Vorrei fare un po' di appunti su come approccio la pesca al lancio. Vedo molte persone lasciare troppi dettagli al caso nella presentazione, nella pasturazione, in tante situazioni. Io non mi stancherò mai di dirlo, spendo tanto tempo a sondare il mio fondale, prima con un piombo, poi in caso di alte profondità anche con un marker,
ed è una cosa fondamentale. È fondamentale clippare alle giuste distanze, usare distance sticks, perché a occhio sembrerà di arrivare nello stesso punto, ma non sarà mai lo stesso punto. È fondamentale clippare il nostro spomb nel numero di giri giusti, nelle lunghezze giuste. Io uso sempre la regola di 1/3 in meno, generalmente. Dico generalmente perché poi ci sono delle variabili. 1/3 in meno che vuol dire? Vuol dire che clipperò il mio spomb 1/3 più corto di quanta è la profondità a cui andrò a pescare. Quindi se pescherò su 9 metri, clipperò il mio spomb 3 metri in meno delle mie canne da pesca. Perché dobbiamo considerare l'effetto swing del piombo, che andrà ad avvicinarsi a noi nella sua discesa nella colonna d'acqua, mentre lo spomb, dove cade, lì cadrà il cibo. Le variabili possono essere: in una profondità inferiore a 3 metri la clipperò alla stessa distanza, oppure sulle lunghe distanze. Sulle lunghe distanze l'effetto swing è sempre meno, quindi pescando a lunga distanza andrò ad accorciare questo gap tra la mia canna da spomb e le canne che andrò a lanciare. Esempio pratico: ho le canne a 13 giri e 2, ho 6 metri d'acqua e il mio spomb quindi verrà clippato 2 metri in meno delle mie canne, quindi 12 giri e mezzo all'incirca. Poi non dobbiamo essere precisi al millimetro, ma è fondamentale comunque essere precisi. Altra cosa, è importantissimo arrivare bene a clip quando si lancia prima che il piombo impatti l'acqua, perché l'80% dei garbugli è creato da questa situazione qui, quando il piombo impatta ma non si è esteso il terminale. È una cosa importantissima da fare anche se si sta pescando non clippati. Se non si clippa prima dell'impatto con l'acqua bisogna sempre frenare. Vedo tanti angler lanciare e fare cadere il piombo a palombella nell'acqua, e questo ci espone troppo a garbugli. E soprattutto è fondamentale sentire con la canna su che terreno si appoggia il piombo, se si è nella zona giusta, su quello che ci piace, oppure se... Quindi bisogna avere una bella reazione sulla canna, un bel donk, e non frenando prima dell'impatto con l'acqua si avrà molto arco tra il piombo e la canna e non si riuscirà mai a sentire il fondale. Che dire, questo è il mio approccio fino adesso, questi sono un paio di consigli che mi sento di darvi. Spero di riuscire a fare un video dedicato in cui sarò molto più chiaro su tutto questo e vediamo come procede la pescata. Un dettaglio su come sto tenendo la lenza sulla canna di sinistra: e sto pescando a slackline, è la canna quella profonda, una delle due che ho lasciato perché l'altra l'ho spostata. Praticamente slackline vuol dire con il filo in bando. Attenzione, non lasciare tutto il filo tutto insieme. Questo è il fluorocast dello 037 ed è un fluorocoated, quindi è molto pesante. Io, dando poco filo alla volta finché non affonda piano piano, faccio appoggiare il filo sul fondale, quindi avrò meno disturbo di lenze nell'acqua, e su posti pressati vi assicuro che può fare veramente la differenza. È una tecnica da usare sulla media e corta distanza e assolutamente non a ridosso di ostacoli. Infatti lo farei anche sulla canna di destra, ma pescando su un canneto mi è impossibile. Una volta che avrete fatto affondare completamente il vostro filo, potete andare ad appoggiare la vostra scimmietta, il vostro swinger. Attenzione di utilizzarlo il più leggero possibile. Potete appoggiarla a terra così e utilizzate appunto degli avvisatori visivi leggeri e con la cordicella lunga, in modo da poterli appoggiare sul terreno e da non ritendere il vostro filo. Un'altra cosa che consiglio è l'utilizzo di queste line clip. Si possono acquistare di varie marche. Mettendo la nostra lenza dentro la line clip, prima cosa avremo una migliore segnalazione di abboccata, in quanto l'angolo tra il segnalatore visivo e quello acustico sarà più accentuato. Avremo una migliore segnalazione in caso di pescare, come in questo caso, a frizione chiusa, perché il pesce andrà a staccare prima dalla clip e a prendere un altro po' di filo che è in bando, che è pochissimo, non lo farà muovere ma farà suonare meglio il nostro avvisatore. E oltretutto, se durante la notte avremo un bip o due e alzandoci troveremo il filo staccato da qui, vuol dire che c'è stata una forte pressione e quindi sarà il caso di vedere se c'è qualcosa dall'altro capo della lenza o di rilanciare. Siamo arrivati al penultimo giorno di pesca.
La sessione sta andando non bene ma meglio. Dopo una situazione di stallo senza boccate, diciamo tutto ieri notte e ieri mattina, ho deciso di cambiare lo spot di una canna e metterla anch'essa sul canneto un po' più all'interno dell'ansa, mentre un'altra l'ho lasciata fonda sulla zona pasturata. C'è stata un po' di stasi che è continuata fino al pomeriggio, quando finalmente parte sempre la solita canna, quella sulla punta. Combattimento strano, un pesce che viene sotto e poi inizia a ripartire. Chiudo che non è una carpa, infatti si tratta di un bel lamur. Non è la mia passione, ma comunque un esemplare ogni tanto non fa mai male, dai. E soprattutto ha rotto una situazione di stallo. Rilancio la canna, riposiziono il tutto, ripasturo e poco prima del tramonto un'altra bella partenza. Un combattimento anche questo da sfinimento e porto finalmente a guadino una bellissima over. 20 kg e 900 grammi, un pesce spettacolare, combattivo, sano e soprattutto grosso. Un pesce che è appassionato di Rich Monkey perché poco tempo fa, penso meno di un mese fa, è caduta nelle braccia di Mattia Travasoni, che saluto, e è un aneddoto molto particolare. Anche l'over è arrivata, ragazzi, 20 kg e 900 grammi. Io non so, c'è una battaglia così, questi pesci tirano in una maniera spropositata, non lo dico tanto per dirlo, ma cioè veramente spropositata. Penso ci sarò stato 40 minuti, mezz'ora, e ve la faccio vedere. Eccola! Mamma mia che pesce, ragazzi, mamma mia, spettacolare. All'inizio di ieri notte un'altra partenza sempre su quella canna ed una reginotta sugli 11-12 kg entra nel guadino. Ho deciso di non fotografarla, ero stanco, era sera, posizionare un set notturno è comunque impegnativo, quindi ho rilasciato il pesce, però le abboccate si sono susseguite. Stamattina c'è un po' di stasi, ma ho notato che in questa zona la mattina non è produttiva, quindi ho approfittato e verso le 10, le 9 e mezza ho ritirato le canne, mi sono andato a rifocillare un po' alla casa, ho risettato un po' la situazione da zero. Non avendo avuto abboccate sulla canna che ho spostato, l'ho rispostata e ho spostato proprio il picchetto, ho messo un pulse da 2 su quelle che c'erano e c'è dal lato destro scoperto che mi ero riservato di tenerlo come piano B. Scusate per i rumori, ma c'è Mirabilandia qua dietro e si stanno divertendo, fortunatamente per loro. Quindi ho deciso di puntare sul lato destro, c'è una specie di puntarella con una specie di anzetto, una situazione simile a dove sto facendo i pesci, sempre una piatta di ghiaia, ho scandagliato bene col marker, sono 11 giri, quindi sui 45 metri, anche questa volta sono riuscito a pasturare a piedi, quindi mantenendo al minimo il disturbo e cercando di sparpagliare un po' le tiger, che sembra essere la strategia vincente. Il punto è buono, adesso abbiamo coperto anche il lato destro e speriamo che anche questa canna prenda vita. Per il resto la pescata sta andando alla grande, sto provando un nuovo tipo di terminale, un combi multirig che è simile allo slip D ma ci dà la possibilità di cambiare l'amo, perché comunque sto usando tanti terminali, l'ho finiti e ho voluto fare questo tentativo. Ancora non ve lo farò vedere perché ancora ci ho pescato poco, quindi ci ho fatto qualche pesce, per ora funziona, ma aspetterò un po' per farvelo vedere. Lo sto sperimentando e magari sarà un ottimo sostituto per molte situazioni allo slip D. Che dire, abbiamo l'ultima giornata e l'ultima notte di pesca, anche se dovesse finire così è andata alla grande, però non si sa mai cosa ci possiamo aspettare. Incrocio le dita e sono in trepida attesa delle prossime ore di cosa può accadere.
Sono giunto alla conclusione di questa sessione e dopo la specchi over c'è stata una grande stasi. La giornata è diventata terribilmente afosa, è arrivata una botta di caldo incredibile e ho avuto ieri all'ora di pranzo, quindi durante la notte niente, ieri all'ora di pranzo ho avuto una partenza sulla canna che ho lasciato fonda sulla zona più pasturata, diciamo. L'unica partenza che sono anche riuscito a filmare e l'unico pesce, no, il secondo pesce che sono riuscito a perdere in questa sessione. Era sempre sullo slip di rig, non sul nuovo terminale, meno male perché sennò mi sarei fatto tante paranoie, invece il terminale sta funzionando. Dopodiché niente, assolutamente il nulla. Vedendo che verso le 7, l'ora in cui i pesci dovevano mangiare, non si è mosso niente, ho rilanciato la canna sul canneto. Probabilmente ci ho messo un po' troppi lanci, mi sono fatto un po' prendere dalla paranoia per metterla precisa, dalla paranoia di rilanciarla perché avevo paura che non fosse posizionata bene, perché è sempre partita verso quell'ora e forse ho fatto troppo casino, mi sono giocato un'opportunità probabilmente. Non lo so, fatto sta che la pescata è andata alla grande. Adesso vado a pranzo con Ale Battistini del team Ridge Monkey, che abita da queste parti, e passiamo a Angel Pesca, un negozio che sta aprendo in zona, e niente, vediamo che novità ci sono lì. Noi ci aggiorniamo nel prossimo video, non so se sarà un vlog o un estratto della mia campagna lì sul lago, qualche cosa sui terminali, adesso vedremo. Intanto iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video, andate a vedere gli altri video, mi potete trovare su Instagram con il nickname di Tiber Angler, seguite le pagine Facebook e Instagram di Onfish e di Ridge Monkey. Ciao a tutti e ci vediamo sulle sponde.